La fotografia digitale ha cambiato il nostro modo di vivere e di vedere la fotografia. Molti appassionati e molti professionisti, tra cui io, ha provato o sta ancora sperimentando la stampa a getto d'inchiostro, utilizzando quelle che sono le stampanti per i PC normali oppure addirittura i plotter. Il digitale ha dato la possibilità a tutti di stampare da casa le proprie fotografie. Usando una stampante a getto d'inchiostro o dei plotter se sei un professionista, i plotter sono delle stampanti molto più grandi e ti permettono di stampare dei formati giganteschi. Ma è davvero così facile stampare? E poi, quanto costa stampare da casa? In commercio troviamo tante stampanti di tutti i prezzi, abbastanza economiche o addirittura anche un po' più costose. Se cerchi una stampante specifica per le fotografie, questa ti costerà un pochettino di più. Ho cercato su Amazon e i prezzi vanno da circa 60 euro per una stampante economica fino a 140, addirittura 200 euro, a seconda sempre di quello che noi vogliamo dalla nostra stampante. Ma non è sufficiente comprare solo la stampante, dovremmo comprare anche la carta fotografica per le stampanti a getto d'inchiostro per poter avere il risultato più simile possibile alla classica fotografia. Anche qui nella carta abbiamo dei prezzi diversi, variano a seconda di quello che è il formato che noi andiamo a scegliere, al tipo di carta che noi vogliamo. Si aggira intorno ai prezzi che partono da 10 euro circa fino a sopra i 20 euro. Ho notato, e non solo io, anche i miei amici, che le cose che costano di più sono le cartucce. Queste vanno cambiate regolarmente per poter stampare. A volte le cartucce costano più della stampante. Come detto prima, io sono uno di quelle persone, di quei professionisti che si è avventurato nel mondo della stampante a getto d'inchiostro. Ho provato anche soluzioni alternative alle cartucce originali, passando alle cartucce non originali. Mi sono accorto però che, perlomeno per quello che è capitato a me, che alcune volte i colori non sono proprio fedeli. A me è capitato con il rosso in specifico come colore, che non risultava poi acceso come magari utilizzando le cartucce originali. Oltre a questo ci sono anche altri aspetti da dover considerare per poter utilizzare una stampante a getto d'inchiostro. Il monitor attraverso il quale selezioniamo le nostre fotografie ha una visione fedele di quella che è la fotografia, i colori sono giusti? Quale profilo colore utilizza la macchina fotografica e quale profilo colore noi utilizziamo per stampare le fotografie? Che cos'è il profilo colore? Vediamo un po' se riesco a spiegarlo. Il profilo colore è un file che dice ai vari programmi che noi utilizziamo quale colore è rappresentato nella fotografia che noi stiamo utilizzando. Troppo difficile così? Vediamo se riesco a renderlo ancora più semplice. Prendo come esempio queste 3 matite rosse. Sono tutte e 3 rosse, ma non sono tutte uguali. Il rosso ha diverse sfumature, c'è un rosso acceso, un rosso leggermente più spento, un rosso tendente all'arancione. Bene, il profilo colore che cosa fa? Non fa altro che raccogliere tutte le sfumature di tutti i colori, di dare un valore assoluto per poter poi dopo essere rappresentato da un monitor o da una stampante. Abbiamo un problema però, perché capita a volte che alcuni monitor non siano in grado di rappresentare tutti i colori, mentre invece le stampanti riescono a stampare quasi tutti i colori. Quindi potrebbero non esserci delle corrispondenze corrette. Qui inizia la gara a tarare tutti i nostri dispositivi, cercando di far combaciare tutti i colori dalla macchina fotografica al nostro monitor alla nostra stampante, per poi accorgerci che il monitor sarà sempre più chiaro di una carta fotografica, perché il monitor è illuminato, mentre invece una carta fotografica non è illuminata. È una lotta estenuante, bisogna fare attenzione a 1000 parametri, a 1000 cose, bisogna avere una grande passione e molto tempo. Ci sono tante cose da valutare, se vi piace, avete tempo, vi esorto a esplorare questo mondo che è sicuramente molto affascinante. Io personalmente, da professionista, ho preferito delegare tutto quello che riguarda la stampa ad altri professionisti che tarano regolarmente tutti i loro macchinari e mi danno un risultato ottimale.